volte non possiamo permetterci di temporeggiare. Dobbiamo subito metterci in gioco con tutti noi stessi. Anche se non ci sentiamo pienamente pronti, dobbiamo lanciarci. Dobbiamo spingere e lottare. Cadere e rialzarsi. Rialzarsi e cadere. L'importante in fondo è continuare a muoversi. Perché anche se saremo esausti e pieni di ferite, ogni volta che ci rialzeremo e guarderemo indietro, saremo un passo più vicino al nostro obiettivo. Buongiorno a tutti e benvenuti sulla pista di Lignano Sabbiadoro, il Lignano Circuit. Da oggi non si scherza più, ragazzi. Oggi test ufficiali per la Yame Italian Series nella categoria X30 Masters. Finalmente avrò modo di potermi confrontare con tutti gli altri piloti che corrono in questa categoria e vedere più o meno a che punto sono. Oggi è domenica, ho già girato ieri, ho fatto qualche turno di prova, l'ho fatto con una gomma che non è la Comet, quindi non sono riuscito a trovare dei veri e propri riferimenti. Ho sfruttato la giornata per imparare al meglio la pista e prendere ancora confidenza con il go-kart, anche perché questa è la quarta volta che lo provo, oltre alle due di Franciacorta e la giornata in pista a Nonato, di cui avrete già sicuramente visto il video, e se non l'avete fatto andatelo a fare. Qui con me stiamo facendo una mini track walk. Esatto. C'è il buon Gabri. Ciao. E Gabri, oggi cosa facciamo? Lasciamo stare perché la pista è completamente, è un po' umidiccia, abbastanza umida perché ovviamente è passata la notte e niente, vediamo come sarà il primo turno. Secondo me ci sarà da divertirsi. Sì, di sicuramente. stare sul ghiaccio. Sembra di stare sul ghiaccio. Ieri era molto meglio, Adesso tu con le gomme nuove vediamo come andrà, Allora, io non l'ho mai provate le gomme nuove. Come sapete ho usato le gomme del bidone Comet fino a ieri, e ieri ho messo su delle Vega Blue che erano sicuramente meglio delle Comet, ma non a prestazioni di un set di gomme nuove. Così finalmente tutti quelli che dicono non sai sfruttare la gomma nuova, avrete ragione, però no. Lo dimostriamo. Dai, ci impegniamo al massimo. La pista è molto carina, devo dire che non è male. No, infatti dai video me l'aspettavo peggio, ma dai video sembra anche più piccolo. In realtà se poi fai vedere con le inquadrature è molto spaziosa. Magari potremmo fare un video secondario nel quale facciamo vedere la pista, probabilmente certo. Tu lo farai sul tuo canale, quindi mi raccomando andatelo a seguire come vi ho già detto. Niente, adesso andiamo a prepararci i go-kart e poi iniziamo. Vi parlo dopo dei tempi perché non si sa mai cosa possa succedere. Esatto. Però ci siamo prefissati degli obiettivi. Gabri stando molto forte nella sua categoria senior, io devo ma anche te levare molto bene, dai. Si può migliorare, devo levare secondo me ancora un mezzo secondino per poter essere nella bagarre, perché così siamo un po' fuori. Però con la gomma nuova vedrai che sarà possibile. Il problema è che non me la voglio giocare subito perché la pista fa cacare e quindi assolutamente adesso farò dei giri. Tanto ora che monto il kart sarà più o meno le 11, quindi la pista si sarà già asciugata, ma tanto io sono spezzato dalla giornata di ieri, non so te, figa. Anch'io sono completamente morto. Siamo veramente distrutti e ci vediamo dopo. 6 turni si sentono. Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo, ciao.
Allora, se Gaba con le gomme nuove, adesso ce le ha marce, sono andate, fa 51,5, vedremo di fare una penitenza per lui. Abbiamo detto che se fai 51,5 con la gomma nuova ci sarà una bella penitenza per te. Esatto. Devo fare meno di 51,5. No, basta 51,5. E poi la penitenza. Per te devo fare il tempo e poi la Esatto, meno puro. esatto. Bene ragazzi, ho fatto un breve turno con le gomme usate vecchie di ieri, ho fatto lo stesso tempo, sono molto contento perché ho aggiunto anche i pesi, quindi qualcosina è migliorato durante la notte mentre dormivo e dopo la birretta. Adesso rifaccio la posizione di guida sulla base di Giampiero, perché dopo lo vuole provare anche lui, e poi metto su la gomma nuova e ci diamo subito con l'onboard con la gomma nuova. Ragazzi, finalmente ho provato con gomma nuova, è andata molto meglio, riesco sicuramente a guidarlo in maniera più professional rispetto alle Vega Blu che ho usato ieri. Capisco adesso, anche guardando i video degli altri, dove si può migliorare, e capisco il perché prima quando li guardavo e dicevo ma come fai a entrare così? Adesso capisco che il margine c'è, sicuramente non lo faccio ancora, ma so di poterci arrivare almeno leggermente vicino. Il problema è che come un cretinetto nella fretta, siccome mi sono allungato la posizione di guida leggermente e mancavano veramente 2 minuti all'inizio del turno, la barretta del freno era rimasta leggermente, veramente una cosa minuscola, tirata, e ho bollito i freni, quindi oltre ad aver girato con il freno leggermente tirato sono andato bello lungo e mi sono un po' scacazzato addosso. Però adesso ci riproviamo, c'è l'ultimo turno, bene, 51,6, sono 7, non mi ricordo, poi c'era un 6 davanti, 6,9. Sono contento perché sicuramente c'è da migliorare, sicuramente c'è da far scendere ancora il tempo, però ho confidenza. Purtroppo ragazzi la scommessa non possiamo farla perché c'è stato un incidente. Speriamo comunque veramente che non si sia fatto troppo male e che si riprenda presto chi ha subito l'incidente. Noi ci rivedremo sempre qui il prossimo video che sarà per la gara 6-7 marzo. Ci sei anche tu? C'è anche lui, quindi noi ci rivediamo tutti il 6-7 marzo. Qua Gabri mi sta scappando dall'inquadratura. No, ci sono. Ci rivedremo qui il 6-7 marzo per la prima gara della Senior
premio alla Yame Italian Series. Che dire, questa sarebbe stata una bellissima fine per una storia di sport, ma quella di oggi, ahimè, non è una storia a lieto fine. È con mio grande dispiacere che vi annuncio che non ci sarà il video della gara di Lignano. Dopo una lunga riflessione ho deciso di non partecipare al primo appuntamento della Yame Series. Questi ultimi mesi per me sono stati un periodo di grande transizione, nei quali ho dovuto affrontare numerosi ed importanti investimenti per avviare la mia attività e ho pensato quindi che non sarebbe stato saggio rischiare di compromettere tutti i miei sforzi per un hobby, un gioco che in questo caso sarebbe stato un weekend di gara. Non sono tanto amareggiato del fatto che non correrò in sé, ma sono rattristato dal fatto che non potrò portarvi in pista per farvi vivere quelle emozioni con me. Insomma, provo quasi un senso di vergogna nel privarvi di ciò, dopo le grandi aspettative che si erano create. Detto questo, nella vita conta fare il massimo con ciò che si ha a disposizione, e questo è ciò che al momento ho a disposizione, e continuerò ad impegnarmi al massimo per sfruttare ogni piccola opportunità. In fondo è stato un bellissimo weekend, nel quale ho imparato moltissimo sul kart e nel quale ho avuto l'opportunità di conoscere tante belle persone. Sono quindi molto contento, perché anche se siamo scivolati, sono consapevole che, quando ci rialzeremo, saremo più avanti di quando siamo caduti. E che dopo questo weekend sarà una versione migliore del me stesso di ieri. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima puntata.